Mi sono pettinata, tua spazzola. In questa frase ho usato il verbo al femminile perché non sto parlando io, ma facciamo finta che stia parlando un'altra persona. Anche perché nel mio caso c'è poco da pettinare. Qual è la preposizione che manca? Puoi scegliere tra dalla tua spazzola, per la tua spazzola, con la tua spazzola. La risposta giusta è con la tua spazzola. In questa frase bisogna usare la preposizione con, in italiano per indicare lo strumento che si usa per fare qualcosa, si usa la preposizione con. Questa frase inizia con una preposizione, quindi i puntini sospensivi sono all'inizio della frase. Media, bevo 2 litri d'acqua al giorno. Qual è la preposizione giusta? Puoi scegliere tra per, quindi per media, da, quindi da media, e in media. La preposizione corretta è in. In italiano si dice in media, quindi in media bevo 2 litri d'acqua al giorno. Ho mangiato solo una fetta, pane. Quale parola manca? Puoi scegliere tra dal, con, di. La risposta giusta è di, una fetta di pane. Se tu hai una pagnotta, una forma di pane, diciamo, e la tagli, ciascuna di queste cose si chiama fetta, una fetta di pane. Ho parlato, studenti. Puoi scegliere tra con gli, con i, quindi con studenti, con gli studenti, con i studenti. La risposta giusta è con gli studenti. Non puoi usare la preposizione semplice con perché la frase è sgrammaticata. Allo stesso modo non puoi dire con i perché questo dipende dal sostantivo studenti, in particolare da come inizia questa parola. Con la parola studente si usa l'articolo lo, quindi singolare, lo studente, plurale, gli studenti. Di conseguenza devi dire con lo studente, singolare, e con gli studenti, plurale. Se dici con gli studenti è un errore. Allo stesso modo se dici il studente oppure i studenti. Questa cosa è successa ieri, 9 e le 10. Puoi scegliere tra per le, sulle, tra le. La preposizione giusta è tra. La frase corretta è questa cosa è successa ieri tra le 9 e le 10. Per indicare un intervallo in italiano si usa la preposizione tra. Se si parla di una durata si può usare la preposizione da. Per esempio,
L'evento è durato dalle 9 alle 10. Però questo è un caso diverso, perché in questo caso parliamo della durata. Devo scegliere due progetti. Qual è la preposizione giusta? Puoi scegliere tra, in, su. La risposta giusta è tra. Devo scegliere tra due progetti. Sono salito quarto piano. Quale preposizione si deve usare? Puoi scegliere tra queste preposizioni: a, al, su. La preposizione corretta è al. Sono salito al quarto piano. La casa appartiene mio zio. Qual è la preposizione corretta? Quale preposizione si usa con il verbo appartenere? Puoi scegliere tra in, da, a. La preposizione corretta è a. Con il verbo appartenere si usa la preposizione a, quindi la frase corretta è: la casa appartiene a mio zio. Oggi è il compleanno di Roberto. Questo regalo è lui. Puoi scegliere tra queste preposizioni: per, a, in. La preposizione corretta è per. Questo regalo è per lui. In italiano, per indicare il destinatario di un regalo, usiamo la preposizione per. Il pane l'ho comprato panettiere. Puoi scegliere tra in, per, dal. La risposta giusta è dal. L'ho comprato dal panettiere. La macchina non parte, non si mette moto. Quale preposizione dobbiamo usare in questa frase? Puoi scegliere tra in, al, sul. Quindi in moto, al moto, sul moto. La risposta giusta è in. In italiano si dice mettersi in moto. Sono partito, inizio. Qual è la preposizione giusta? Puoi scegliere tra da, dal con una sola L, dal con due L e l'apostrofo. La risposta giusta è dal con due L e l'apostrofo. Sono partito dall'inizio. Complimenti, hai fatto un ottimo lavoro. Sono fiero, te. Qual è la preposizione che dobbiamo usare? Puoi scegliere tra queste preposizioni: per, di, da.
La preposizione corretta è di. In italiano si dice essere fieri di. La preposizione dipende proprio dalla costruzione, essere fieri.